Tornare all'origine significa collassare il nucleo della realtà e così spazio e tempo si piegano come in un buco nero. L'illusione della materia è solo un modello di manifestazione che segue uno specifico programma matematico, geometrico. Ritorno all'origine, dove il futuro e il passato si fondono, dove la struttura della realtà si manifesta in diversi mondi, in diverse dimensioni e su differenti densità. Il futuro è il passato e il passato è il futuro. Perché il tempo è una dimensione della coscienza. Ritorno all'origine. Buonasera a tutti, bentornati sul mio canale. Qualcuno mi avvisava che mi si vedeva nel riquadrino. Magie della tecnologia, ogni tanto capitano delle robe strane. Non riuscivo a venire via e quindi vi siete beccati la sigla con me che la guardavo insieme a voi, ma credo non sia un grande problema. Allora, benvenuti a tutti quanti. So che queste puntate sono molto attese e spesso anche molto dense, quindi cercherò di fare un piccolo recap della storia raccontata nella puntata precedente, perché il progetto Uomo è lungo e complicato e quindi magari riassumere un pochino aiuta a seguire. Intanto che aspetto che si colleghino tutti quelli che mi vogliono seguire anche questa sera, annuncio che sono molto emozionata perché questo sabato e domenica inizia il primo corso. Sarà a Treviso e saluto tutti quelli che sto per incontrare, sia quelli che conosco già e sia le persone che ancora non ho incontrato mai di persona. Per me è veramente meraviglioso poter iniziare questo percorso con voi, con le persone che vorranno, di riconnessione al sé, di esperienza reale, di come poter arginare e superare tutta una serie di blocchi e di problemi che si sono creati nei milioni di anni del passato, perché la storia che sto raccontando adesso, oltre che essere d'accordo, una bella storia, bella o comunque sicuramente avventurosa, però fornirà anche gli strumenti, come tutto quello che io cerco di raccontare poi, per concretamente lavorare su di noi, sul nostro DNA, sui nostri vari corpi energetici, sui blocchi imposti, programmati, creati nel tempo da noi, da altre razze, per capire quali possono essere le interferenze, ma soprattutto come si eliminano, per tornare a essere quell'essere meraviglioso che doveva essere l'essere umano in principio quando è stato creato. Per cui intanto io ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto in questi giorni, che mi hanno contattato. Dico solamente a chi si preoccupa della distanza che sto cercando di fare conferenze in giro per l'Italia. Per ora ci sono le date, adesso ve le farò anche vedere, anzi aspettate che aggiunga il palco così le vedete. Padova il 29 di ottobre, Prato il 19 di novembre e Lugano il 26 di novembre. Poi dicembre non potrò fare conferenze perché come vedete ci sono molti corsi in attivo, ma da gennaio ci saranno sicuramente altre date disponibili per potermi incontrare, per poter approfondire
gli argomenti e per chi vorrà anche per fare esperienza. Come vedete ci sono comunque ancora disponibili Treviso l'11 e il 12 novembre come corsi base, il 9 e il 10 dicembre a Novara, 16 e 17 dicembre a Prato, 20 e 21 gennaio a Lugano. Ok, detto questo, torno da voi, eccomi qui, e riprendiamo la storia della razza umana a partire dall'inizio, perché anche se ve l'ho già raccontata l'altra volta, penso che un riassuntino aiuti, anche perché molti mi dicono, mamma mia, com'è complicata, bisogna prendere appunti, sembra una lezione universitaria. Vi assicuro che sto cercando di semplificare, anche perché all'interno di questa storia, oltre alle mescolanze, le varie ibridazioni, le varie razze che nell'evoluzione, nel tempo, diventano più specifiche, abbiamo anche tutta una serie di modifiche, di cui faremo solo qualche accenno questa sera, al DNA. E siccome su Padova c'è proprio una conferenza specifica sul DNA, l'argomento DNA lo approfondiremo a Padova, ma comunque a grandi linee spiegherò sicuramente anche qui le cose principali. Diciamo che approfondire tanto nello specifico serve poi quando uno deve andare a lavorarci veramente e capire dove e come interagire per risolvere alcune problematiche che sono state applicate così poco carinamente da una serie di razze che non hanno mai amato la razza umana angelica, perlomeno nell'idea iniziale. Chissà come mai. Beh, intanto forse io non avevo descritto bene l'aspetto così più estetico, ma inizialmente, nel progetto iniziale, questa razza umana angelica, Turaneusiam, che come vi dicevo nasce dal mix di 12 diverse razze extraterrestri, metaterrestri, eccetera, e comunque si forma su Tara, quindi non starò a rispiegare tutte le dimensioni e le densità, ma stiamo parlando di un universo che ha una densità differente rispetto alla nostra, più eterica, fatta di silicio e carbonio, quindi una materia che vibra a una frequenza più veloce e quindi è anche meno solida. La Terra di quel tipo di universo, di quel tipo di densità che ho chiamato seconda densità, la chiamiamo Tara. Il progetto della razza angelica umana, che poi sarà chiamato Turaneusiam, nasce proprio in quella densità. Quindi nascono questi esseri che all'interno del proprio DNA si chiama angelica perché hanno delle razze che avevano le ali, perché ci sono state inizialmente, e ne parleremo in altre live, tutta una serie di razze che sono state create con un imprinting, con un aspetto, una forma primordiale, ancora assolutamente non fisica, stiamo parlando del 12° livello, della 12ª dimensione, dove c'è il progetto divino originario, quindi qualcosa che è più simile a un liquido gassoso che cambia forma, ma dove comunque si può iniziare a identificare una forma, al di là di quella dimensione non c'è più forma, le entità sono come dei grandi soli, dicevamo, i rishi. Ecco, nelle primissime entità che vengono create troviamo cavalli alati, troviamo esseri umani con forme umanoidi simili ad animali, per esempio gli Anuasi, che come vi dicevo assomigliano un po' ai personaggi di Avatar, sono dei felinoidi, dei gattoni, in piedi però ominidi, blu, con le caratteristiche proprio del muso, tipo quelle dei gatti per dirvi, eccetera, eccetera. Allora nel mix che è stato fatto per creare la razza umana Turaneusiam, anche se nell'aspetto iniziale non c'erano le ali, nei geni del DNA c'era un legame, un contributo da parte di razze alate, come gli uccelli o come gli orafim, o come nell'iconografia classica che noi possiamo avere degli angeli. Sugli angeli faremo poi una puntata apposta o comunque me ne occuperò in una volta a parte perché anche lì ci sarebbe molto da dire. In ogni caso, inizialmente questa razza umana creata su Tara
aveva innanzitutto un codice genetico spettacolare perché aveva 12 filamenti di DNA, addirittura si parla di DNA diamante, perché aveva tutti i filamenti possibili, uno riferito a ognuna delle densità dove si ha una forma, come vi dicevo il progetto divino è nella 12ª dimensione, quindi aveva un filamento relativo a tutte le dimensioni che rappresentano una manifestazione sul piano fisico. Aveva poi l'immortalità, una razza immortale, non invecchiavano, non morivano mai e come forma estetica inizialmente erano come noi, ma più alti, longilinei, senza peli, quindi dovete immaginare non capelli o pochissimo. Ecco, se qualcuno ha visto Valerian, per esempio io ho messo una piccola immagine nel mio trailerino, insomma nella sigla iniziale dove c'è questa figura che apre gli occhi e sembra risvegliarsi, ecco quello potrebbe rappresentare abbastanza la razza umana Angelica Turaneusiam dell'inizio, cioè questi corpi slanciati, affusolati, alti, senza peli, molto armoniosi, con delle colorazioni di pelle molto varie, avevano colorazioni un po' quelle che abbiamo noi, quindi più verso il rosa, razza bianca, gialla, più marrone, più rossa, ma anche dei colori pastello. C'erano delle razze o delle così subceppi razziali che erano più azzurrati, più rosati, più violetti, con colori un po' più pastellati. Questa era la tipologia iniziale. Quando è stata creata, l'abbiamo detto, 560 milioni di anni fa, quindi un po' tanto tempo fa, attraverso un accordo con varie razze. Si parlava ovviamente di un consiglio siriano che era l'aspetto più elevato a livello di entità, che erano dei rishi. I rishi sono quei soli famosi. Il consiglio siriano aveva poi delegato un'altra razza della terza densità, che erano gli Anunnaki, non gli Anunnaki, scusate, gli Elohim, di definire e di organizzare, di amministrare un po' la crescita di questa nuova razza ed è stata creata. Piano piano si è evoluta e abbiamo visto come in 8 milioni di anni ha cominciato a diversificarsi, perché avendo nel proprio DNA 12 diverse tipologie di razze, si sono create delle subrazze, delle piccole differenze all'interno di questa grande razza Turaneusiam. Stiamo parlando dell'origine della questione delle 12 tribù, che poi vedremo riproporsi e riproporsi e riproporsi, perché, come vi dicevo, noi siamo all'interno di una matrice olografica, cioè il nostro universo ha una matrice temporale, spaziale, che io ho definito con le famose 15 dimensioni, 5 densità, eccetera, eccetera, ma è un po' come fosse un ologramma che si ripete e si ripete. Questo aspetto lo tratteremo in un altro appuntamento. Quando avrò finito di raccontarvi la storia del progetto Uomo, cercherò di spiegarvi un po' meglio come è partito tutto il problema anche della matrice temporale così strutturata, perché se vedete è strutturata in una maniera parecchio rigida, ha dei cicli specifici che si ripetono, dove le storie curiosamente nei millenni, nei vari cicli temporali, scendendo anche nelle varie densità, sembrano un po' ripetersi. Infatti, quando vi ho raccontato nella puntata precedente che cosa è successo a questa prima razza angelica Turaneusiam, vi ho detto che si erano divise a un certo punto due tipologie, due razze che sono diventate separate tra di loro per caratteristiche, per qualità e anche un po' per intenti, che assomigliano molto a quelle che noi conosciamo come la razza lemuriana e atlantidea, ma siccome siamo molto indietro nel tempo, ha più senso dargli un nome leggermente diverso. Infatti li abbiamo chiamati gli alaniani e i scusate,
gli alaniani, sì, e quelli legati i lumariani, ecco, che sono molto simili, ma a noi non importa tanto chiamarli alaniani o atlantidei, l'importante è capire che è una prima distinzione di due ceppi che nascono anche dalla problematica della mescolanza, perché questa razza Turaneusiam, divina, angelica, bellissima, fighissima, con tutto questo DNA perfetto, ha cominciato a mescolarsi anche con altre razze. E vedremo poi che questo problema della mescolanza molto spesso è stato volutamente utilizzato per corrompere, per deviare, per indirizzare verso altri orizzonti una razza che nasceva come positiva, assolutamente etica, costruttiva, doveva essere il guardiano di Tara, di quel pianeta che corrisponde alla Terra, ma nell'universo di seconda densità. Queste mescolanze hanno creato una, si chiama digressione, un problema nel codice genetico, e così piano piano hanno cominciato ad avere sempre più problematiche e anche a degenerare culturalmente. Gli alaniani, o progenitori antichi archetipici degli Atlantidei, sono diventati quelli più legati al potere, al controllo, all'aspetto soppressivo. I Lumariani, progenitori archetipici di quelli che poi saranno i Lemuriani, invece più legati allo spirito, più sensibili, e lo scontro ha creato delle problematiche importanti, al punto che i Lumariani hanno prima chiesto aiuto al Consiglio siriano, cioè a chi aveva fatto l'esperimento. Poi, siccome non hanno avuto un grande aiuto, perché comunque era necessario lasciare che queste razze andassero avanti per la loro strada, si sono addirittura spostati, e dalla zona iniziale in cui erano stati creati e avevano vissuto allegramente insieme, il famoso Eden, si spostano in una zona differente che verrà poi chiamata Mu, quindi il famoso continente di Mu. Qui, collaborando però col Consiglio siriano, cercano di rimettere a posto il loro DNA, ripurificarlo attraverso degli incroci mirati con una razza angelica superiore, che creerà una tipologia che io vi ho chiamato i Lumariani 2.0. Si erano mescolati con una razza con le ali, nuovamente una razza, potremmo dire, angelica, i Ceres. Sono questa razza che viene dalla mescolanza tra questi Lumariani, che però avevano un po' corrotto il loro DNA, e gli Elohim. Questi Ceres saranno una nuova tipologia che ripropone il pacchetto DNA diamante, quindi con i 12 filamenti, che ritrova il suo equilibrio e che porta avanti una cultura che diventa sempre più fiorente, su però una zona separata di Tara, Mu. Ovviamente agli alaniani questa roba non piace. Nel frattempo hanno creato un gruppetto di comando che è un po' sempre la stessa storia che si ripete, una sorta di illuminati dell'epoca, che venivano chiamati gli iniziati solari templari. Questi tra l'altro erano entrati in contatto e si facevano aiutare perché avevano comunque un approccio molto simile con gli Anunnaki, guarda un po', che comunque anche loro avevano i loro interessi nel controllo, nella gestione, e non gli piaceva ascoltare i consigli o gli ordini dettami del Consiglio siriano. Quindi si sono uniti insieme e si sono create tutta una serie di scontri. Gli Anunnaki arrivavano da Sirio A, vi raccontavo anche di un'altra razza arrivata da Sirio B, ci sono state le famose ribellioni siriane, insomma c'è stato tanto caos. In tutto questo però i Lumariani, anche questa nuova tipologia di Lumariani, ha creato anche un'ulteriore modifica di razza, cercando di salvare anche quegli alaniani che non erano d'accordo, quelli che non volevano lo scontro, la guerra, l'oppressione, cioè qualcuno degli alaniani si salvava, questi si sono trasferiti su Mu, e anche qui si è creata un'altra mescolanza che ha creato una tipologia di essere che viene chiamato
Ur, legato ad Ur, Tarranates. L'Ur Tarranates è un mix delle parti migliori degli Umariani, degli Alaniani, ripuliti attraverso il misto con quelli delle ali, coi Ceresi, insomma, è quello che dopo tutto questo caos è rimasto più incorrotto, più intatto, è riuscito a mantenere il proprio equilibrio. Eravamo arrivati che gli alaniani, comunque la grande maggioranza, a parte quelli che si sono schierati con i lumariani, per sperimentazioni fatte all'interno del pianeta, perché aveva dei cristalli potentissimi che, guarda un po', arrivavano da Sirio B e giusto gli Anunnaki gli avevano portato, perché volevano ingrandirsi, volevano colpire quelli di Mu, volevano prendere il controllo, volevano riuscire ad utilizzare l'energia della griglia planetaria dell'interno del pianeta per i loro scopi. Hanno fatto un disastro perché hanno creato un danno incredibile. Questo disastro risulta come una specie di enorme esplosione, ma che ha avuto ripercussioni non solo sull'aspetto materiale, anche se quella è una materia un po' più eterica, ma non importa, di Tara, ma proprio su tutto quello che viene chiamato il campo morfogenetico. Allora, su questo, per spiegarvi quanto è grave questa roba che è successa, bisogna che vi spieghi un attimino che cos'è un campo morfogenetico. Allora, il campo morfogenetico è quell'aspetto energetico che collega tutto, è quell'aspetto energetico che crea un modello da seguire per la realtà, per la manifestazione. È fatto sì di piccolissime parti di energia, noi conosciamo i quark, oltre ai quark ci sono ancora cose più piccole, diciamo che tutta la scienza keylonta parla di questo, perché il Keylon è un altro nome per parlare di pacchetti minuscoli di energia, ma in ogni caso è come se fosse una sostanza primordiale che è correlegata a tutto quello che si manifesta e che pone una sorta di struttura, come se fosse, potete immaginare lo scheletro che sostiene un corpo, per cui per qualcuno ha delle forme che possono essere rappresentate con le geometrie sacre, ma in ogni caso è una struttura primordiale che permette la manifestazione di tutto, dei corpi fisici, ma anche degli aspetti dei pianeti, dell'universo, eccetera. Cosa succede, per esempio, e questo è importante, che quando noi facciamo un'esperienza, la nostra esperienza interagisce, viene registrata nel nostro campo morfogenetico, che raccoglie la nostra esperienza. E quindi noi nel campo morfogenetico di noi come esseri umani conteniamo anche, ad esempio, l'aspetto delle nostre vite passate, delle nostre esperienze, anche se non le ricordiamo, sono comunque segnate nel campo morfogenetico. I vostri pensieri, è tutto collegato. Quindi, ovviamente, nel momento in cui il campo morfogenetico di un pianeta viene danneggiato, questo si ripercuote anche all'interno di tutto quello che ne sta all'interno, al di sotto, perché chi vive su un pianeta condivide il proprio campo morfogenetico più piccolo, più dimensionato, con quello della razza a cui appartiene, e infatti quando si muore si va nel campo morfogenetico della razza a cui si appartiene, che è poi contenuta nel pianeta e nella dimensione e densità nella quale si è fatta l'esperienza. Quindi gli alaniani hanno creato un danno incredibile perché hanno spaccato il campo morfogenetico di Tara, creando un danno a catena anche nel loro DNA e nel DNA di tutte le entità che vivevano in quel momento su Tara, soprattutto quelle originarie di Tara, quindi alaniani e lumariani. Cosa è successo quindi? Che l'anima di questa entità si è scollegata dalla sua matrice e ha cominciato a vagare. Erano anime perdute, soprattutto perché scollegando, rompendo pezzi del DNA ed essendo il DNA quello che permette l'ascensione, non avevano più la possibilità di ascendere. Ora, questi pezzi vacanti di
Tara, insieme alle anime, insieme alle entità che c'erano, sono state risucchiate dal sole di Tara, dal sole del sistema dove Tara si trova. I soli contengono al proprio interno dei buchi neri, è qualcosa che ancora, insomma, si sa e non si sa. Il buco nero, nella fattispecie, che ha risucchiato queste parti, questi frammenti, l'ha poi, una volta che sono stati risucchiati, risputati fuori. Quindi questi pezzi frammentati, rotti, immaginate un'esplosione devastante, pezzi di pianeta che girano dappertutto, che vengono risucchiati da un sole, dal centro di un sole che funziona come un buco nero e che come tale, dopo aver risucchiato, risputa fuori da un'altra parte, dove questi pezzi, che erano in realtà 12 pezzi anche qua, perché i numeri ritornano ripetitivi, vengono risputati fuori nell'universo di prima densità, cioè nel nostro. Ed è così che hanno preso forma dapprima una densità più gassosa, poi sempre più solida, nella caduta in una materia che aveva una frequenza più lenta, più bassa, è così che è venuto fuori il nostro sistema planetario, del sistema solare, cioè usciti dal Sole, il nostro Sole a questo punto, si sono creati 12 pianeti. 12. Da quando sono 12? E qua ovviamente ci sono un po' di problematiche. Allora, sicuramente stiamo parlando della nostra Terra, che non è nata nei soliti modi come tutti gli altri pianeti del nostro universo, ma nasce come appunto un danno avvenuto in un universo di seconda densità, come pezzi di Tara risputati e rimaterializzati, concretizzati nel nostro universo. Quindi ha una storia totalmente diversa da tutto il resto. La Terra, Marte, Venere, Mercurio, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, Plutone, Maldek, o Tiamat, quel famoso pianeta che sappiamo ed è il 10º, si trovava tra Giove e Marte nella fascia di asteroidi, che oggi è una fascia di asteroidi. Poi abbiamo Nibiru, il famoso Nibiru, o pianeta X, che ogni tanto qualcuno dice che c'è e qualcuno no, e poi ce n'è un 12º non dichiarato, che al momento non sappiamo che c'è e che poi magari andando avanti su questo si vedrà bene come mai non bisogna parlarne. Ma in ogni caso tutto il nostro sistema solare, i pianeti del nostro sistema solare nascono da questo enorme danno creato, scusate c'è una mosca, creato dagli alaniani. Ma vi avevo detto, non so se ve lo ricordate, ma vi avevo raccontato che in realtà i Lumariani avevano delle capacità di preveggenza molto importanti ed erano anche molto bravi con i portali temporali. Allora, effettivamente loro avevano previsto questo disastro incredibile e avevano già cercato, prima che avvenisse, di poter trovare una soluzione. E sono riusciti in parte a trovarla. Hanno fatto quello che viene chiamato un piano di salvataggio. Il piano di salvataggio era su 2 fronti. Da una parte, poter in qualche modo avere una strategia per ricostruire la griglia planetaria, il campo morfogenetico di Tara, perché il loro universo era danneggiato per sempre in questo modo. E dall'altra, l'altro focus importante era quello di riuscire in qualche modo a salvare le anime perdute dei poveri alaniani, poveri mica tanto, però comunque anche se avevano fatto il danno, ok, ma c'erano in mezzo anche i Lumariani, c'erano in mezzo anche tutti gli altri, che a questo punto venivano catapultati in un universo di prima densità, dove una volta che fossero liberi dal corpo, in realtà c'erano capitati anche senza il corpo, ma anche se avessero ritrovato un corpo, dopo
dopo l'abbandono di quel corpo, comunque non avevano la possibilità di andare nel campo morfogenetico della loro razza, perché sulla prima densità, sulla Terra, non c'era il campo morfogenetico di quella razza, non c'era un luogo né dove stare né che tenesse insieme i pezzi, quindi restavano perduti, bloccati. Tra l'altro vi ricordo che ogni densità e dimensione rappresenta anche un'epoca, quindi restavano bloccati in un altro universo, di una frequenza diversa, e in uno spazio-tempo specifico, bloccati nel tempo e bloccati nello spazio. Bruttissima cosa. Quindi il trovare un modo per salvarli era diventato importantissimo, e chi riuscirà a metterlo in pratica, comunque grazie all'aiuto di tantissime altre razze, ci sarà proprio un'alleanza per questo, l'alleanza palaidoriana si chiamano, perché i Palaidor erano un insieme di razze che stavano cercando, molte delle quali avevano collaborato per creare il progetto angelico umano Turaneusiam, quindi gli stava a cuore, non volevano che si smaciullasse in questo modo, e anche altri a livello di rishi e maestri ascesi hanno cercato di collaborare, ma chi in realtà ha fatto il passo importante è stata quella razza. Oddio, sto scomparendo, non mi vedo più. Ah, ok, ogni tanto vedo che mi si oscura il monitor. Quella razza Ur-Tarranates, che come vi dicevo è una razza che è nata dalla rimescolanza di parti lumariane 2.0, parti alaniane ripulite, quindi un DNA giusto, buono, di 12 filamenti, corretto, perfetto, non deviato. Attraverso questi è stata creata una nuova realtà che si chiama la sfera di Amenti. La sfera di Amenti era un nuovo campo morfogenetico embrionale che fosse in grado di raccogliere i pezzi delle anime, raccogliere i pezzi di Tara sulla Terra e ricollegare, ricucire tutte le parti. Questa sfera di Amenti funzionava anche come Stargate, era un tunnel di collegamento tra la quinta dimensione dell'universo di Tara, quindi Tara quinta dimensione e Terra seconda dimensione. Quindi all'interno del nostro universo, sulla seconda dimensione, un tunnel creava un gancio, un collegamento in grado di far transitare, una volta ricostruiti i filamenti di DNA e tutto quello che serve, le entità che una volta erano su Tara, che erano state catapultate in questo nuovo universo di manifestazione e nella creazione della Terra, sbattute anche loro qui sulla Terra, nel tentativo di riuscire a riascendere e tornare sul proprio pianeta originario, da cui poi ovviamente, se avessero avuto tutto il loro DNA a posto, poter ascendere nuovamente, perché con 12 filamenti si è eterni, per questo si è collegati alla sorgente, si ha un collegamento con l'aspetto della totalità continuo e si ha la possibilità di ascendere senza necessità di morire mai. Questo era esattamente il progetto. Quindi questo gruppo, questa alleanza palaidoriana fa in modo che si crei questa sfera, questo nuovo campo morfogenetico di coscienza, che era una nuova campo di coscienza Turaneusiam, ma sulla Terra, in collegamento con Tara, tipo tunnel, in grado di raccogliere anche tutte le coscienze disincarnate, le anime perdute e tutto il danno fatto. Mentre si sarebbero ricucite le anime perdute con un'entità, con tutti i filamenti giusti, eccetera, allo stesso modo anche Tara avrebbe ricostruito piano piano i suoi pezzi in modo da ricreare un campo morfogenetico in grado di restare in equilibrio, cosa che dopo quello scontro ovviamente non era più stato. Quindi questi Ur-Tarranates, questo mix degli alaniani, lumariani, eccetera, col DNA a posto perfetto,
si trasferiscono, creano, utilizzano la loro energia per creare la sfera di Amenti, poco prima, perché loro hanno la capacità di utilizzare i portali spazio-temporali, poco prima della distruzione di Tara. Continuo a vedere lo schermo nero. Voi vedete nero? Perché io vedo che scompare. Ah, ok, non vedete nero, meno male, allora sono solo io che lo vedo così. Quindi loro riescono, prevedendo la catastrofe imminente, a creare questa sfera di Amenti, questa area di contenimento di coscienze e questo tunnel di collegamento tra Tara e la Terra prima che Tara vada in frantumi o comunque che si rovini così tanto. Ovviamente voi dite, ma se la Terra non c'era ancora, come hanno fatto? Hanno creato la sfera di Amenti che poi appena la Terra ovviamente si è creata, in prima densità l'hanno posizionata. E questo è stato una mossa, diciamo, geniale, ma comunque faticosa, perché tutto questo è successo, questa grande esplosione, questo grande cataclisma, stiamo parlando intorno a 550 milioni di anni fa. Abbiamo detto che 560 milioni di anni fa è stata creata la razza angelica, per 8 anni, no, per 8 milioni di anni, quindi tutto è andato abbastanza bene, poi hanno cominciato a dividersi sempre di più e a scontrarsi le due razze principali, quindi alaniani e lumariani, e circa 550 milioni di anni fa lo scontro devastante. Ora, quindi la nostra Terra si sarebbe materializzata, concretizzata, sputata fuori dal Sole, da un buco nero all'interno del Sole che ha fatto da Stargate con l'universo di Tara 550 milioni di anni fa circa. È vero che a quel punto era già stato messo in atto il piano di salvataggio e c'era già la sfera di Amenti, ma prima che questa sfera di Amenti fosse in grado di manifestare, di creare una razza con una fisicità capace di avere una frequenza così bassa da camminare sulla nostra Terra, ci è voluto molto tempo. Non era una cosa così semplice da realizzare inizialmente. Per cui che cosa è successo? Che sono passati circa 250 milioni di anni, metà, quindi da 550 milioni a 250 milioni, noi abbiamo la sfera di Amenti che va in gestazione di nuove entità capaci di raccogliere attraverso tutta una serie di esperienze di trasmutazione, di cicli di vita. Non le chiamo incarnazioni perché ancora in questo caso l'entità spirituale non moriva mai, faceva solo dei cicli esperienziali, cambiava parti di sé trasmutando, ma non era proprio l'incarnazione che è definita da una vita e da una morte. Ecco, diciamo che prima di riuscire a mettere in moto questo ciclo, sulla Terra intanto molte altre specie extraterrestri hanno detto: oh, che bello, si è manifestata questo pianeta nuovo, così, quasi dal nulla, puff, è arrivato da un altro universo di densità. Beh, però è interessante, facciamoci un esperimento, facciamocene un altro, mettiamoci dentro qualche razza sperimentale, e così abbiamo avuto una serie di specie di visitatori extraterrestri che ci hanno piazzato qua dentro di tutto, animali, varie elementi che noi conosciamo oggi come regno vegetale, insetti, di tutto e di più, finché finalmente c'era la possibilità di far apparire sulla Terra delle razze che inizialmente vengono considerate starseed perché avevano comunque dei legami forti con altre razze stellari. Ovviamente erano 5 razze specifiche inizialmente che riuscivano a manifestarsi sulla Terra con alcuni filamenti completi di DNA, perché ovviamente bisognava lavorarci per recuperare tutti i pezzetti sparsi, eccetera. Erano dal 7 al 12, ma a voi non so esattamente i numeri, non importano. Comunque l'obiettivo era quello di queste 5 razze, ognuna di queste 5 razze aveva alcuni filamenti già completi, quindi arrivavano sulla Terra con questi filamenti completi, e altri invece con un'impronta su cui lavorare.
e avrebbero lavorato insieme a delle razze che invece erano proprio della Terra, e infatti da quel punto in poi la razza Turaneusian viene recuperata, diciamo, attraverso il mix di 5 razze Starseed e 7 razze Earthseed, cioè della Terra, razze radice terrestri, ricreate sulla Terra sul modello di quelli che, poveracci, hanno fatto la sfera di Amenti e sono arrivati da Tara, i famosi Tarranates, gli Ur Tarranates di cui abbiamo parlato. Quindi, piano piano queste razze si mescolano, da materia eterica, materia proprio fisica, carbonio, di carbonio, ci vorrà molto più tempo. La prima razza della Terra, grazie alla sfera di Amenti, grazie a tutta questa missione di salvataggio, che riesce a manifestarsi, saranno 2 in realtà, che sono quelli che noi conosciamo come gli iperborei e i polariani, che avevano la necessità di creare il primo filamento del DNA, mescolandosi con una razza, con delle razze Starseed, poi piano piano, che li aiutavano a fare l'impronta. E stiamo parlando di 25 milioni di anni fa. Prima di 25 milioni di anni fa, tutto quello che è passato come razze stellari sulla Terra, che stavano lavorando per creare il proprio DNA, creare un imprinting utile per agevolare le razze radice che sarebbero nate da lì in poi, per riformare il pacchetto completo e dare quindi la possibilità a tutte queste famose anime perdute, pezzi di coscienza vaganti, il danno fatto dagli alaniani, di riattaccarsi, ricollegarsi e ritornare a Tara per poi riascendere e tornare a essere immortali, era un bel progetto difficile e laborioso, che in realtà avrà tutta una serie di step. Qui ci sono stati dei lavori specifici che vengono fatti sul DNA, ma ovviamente questa non è una conferenza legata al DNA, quindi non ne parliamo, ma diciamo solo che questi Starseed originali, queste 5 razze, erano razze androgine, che avevano comunque già nella loro manifestazione sempre più fisica, quando arriviamo appunto a 25 milioni di anni fa, hanno una fisicità proprio come la nostra, cioè di un universo di prima densità, carbonio, materico, avranno, a seconda del filone del DNA più sviluppato, avevano delle colorazioni di pelle già di quelle che noi conosciamo, quindi più marroncina, più bianca, più gialla, più rossa o proprio scura come la pelle, diciamo, più nera. Questi si sono mescolati, hanno fatto delle culture molto belle e qui lo so che vi si complica, ma molto di questo è avvenuto nel nostro universo dell'antimateria, cioè nella nostra terra parallela, perché dovete pensare che noi abbiamo comunque un universo parallelo che viaggia a braccetto con noi, il nostro è fatto da materia, quello è fatto da antimateria e questa parte è stata vissuta di là per poi riconnettersi. Va bene. Detto questo, esiste un altro problema che si è creato, perché sulla Terra, piano piano, come vi dicevo, c'erano tutta una serie di razze extraterrestri che avevano fatto i loro esperimenti. E nuovamente, come già era successo con gli alaniani, anche qua con queste nuove razze. E tra le razze radice, che vengono piano piano create, che si mescolano con le razze stellari, di Starseed, per ricreare il famoso 12 filamenti di DNA, non abbiamo solo gli iperborei o i polariani, ma poi avremo i lemuriani, questa volta proprio lemuriani, gli atlantidei, eccetera. Ognuno dei quali aveva il compito di collegare, di ricreare sull'impronta della razza Starseed un filamento specifico. I lemuriani avevano il compito di collegare il secondo filamento, che per quanto riguarda il nostro universo è la seconda densità, sappiamo, e il terzo filamento, gli Atlantidei. Quindi in realtà la razza radice prima della nostra, quella che viviamo noi oggi, viene comunque chiamata la razza ariana, ha il compito di ricollegare il quarto filamento, che è quello che è il primo che si dovrebbe affrontare e che dovremmo fare. Ora, ovviamente,
quando si sono cominciate a mescolare queste razze, ci sono nuovamente state delle digressioni. E il dubbio, il problema era che queste anomalie, queste problematiche nel DNA, andando avanti, avrebbero potuto, siccome la sfera di Amenti funzionava e serviva da tunnel spazio-temporale per poter far transitare le anime che piano piano riprendevano i loro pezzetti, ricostruivano il loro DNA, farli ritornare su Tara, il luogo di origine, si temeva che alcune digressioni, alcune problematiche nate sulla Terra si potessero trasmettere anche su Tara, che nel frattempo anche lei stava guarendo e stava risistemando il suo corpo, il suo campo morfogenetico. E indovinate un po' chi è che ha sollevato il problema prima di tutti? Chi è che più di tutti si è approfittato di questa cosa? O chi forse l'ha proprio incentivata in modo che avvenisse? La razza siriana degli Anunnaki, che dall'universo di seconda densità ha cominciato a dire: non va mica bene, questi qui, questi umani che si evolvono con la sfera di Amenti, tornano qui e rovinano tutto, no, secondo me non va bene. E hanno cominciato a coinvolgere altre razze che avevano i loro interessi sulla Terra e che quindi far fuori l'esperimento Turaneusium, che faticosamente stava cercando di riprendere i pezzi che già erano stati sparpagliati e risolvere i drammi del suo passato, già aveva delle sue difficoltà. Per alcune altre razze tutto questo poteva essere un'ottima occasione per toglierlo fuori dai piedi. E quindi ovviamente ci sono stati degli scontri tra chi proteggeva l'esperimento, avevamo anche qui le razze, quelli legati all'alleanza palaidoriana che vi dicevo prima, che avevano messo in atto la missione di salvataggio per salvare i pezzi di anima e di griglia finiti in questa dimensione, e gli Anunnaki e altre razze che invece dicevano: facciamoli fuori, lasciamoli lì, basta, perché questi, con la scusa di ascendere, vengono a contaminare il nostro universo di seconda densità, Tara. Questo ha creato degli scontri forti, tanto che proprio sul cielo della Terra si sono viste guerre alla Star Wars, proprio sono state chiamate le guerre elettriche, perché c'erano cose legate a luminosità fortissime, esplosioni, campi magnetici spostati, insomma robe veramente molto molto importanti. E l'obiettivo qual era? Prendere il controllo dei portali della sfera di Amenti, quindi del portale che faceva in modo che si potesse transitare da, ti ripeto, la seconda dimensione della Terra alla quinta dimensione di Tara, quindi universo di prima con universo di seconda densità. La guerra era fatta per questo, si voleva il controllo di quella sfera di Amenti, di quello Stargate, perché qualcuno voleva, insomma, aiutare ancora i poveri umani ad ascendere, gli altri volevano chiudere la porta e mandarli tutti a casa o alla distruzione, alla rottamazione, diciamo. Intervengono, come sempre, perché come sono questi casi, intervengono i rishi, quindi l'entità della 13ª, 14ª e 15ª dimensione, che cosa fanno? Cercano di salvare capre e cavoli, cercano di trovare una situazione intermedia e pongono quello che viene chiamato sigillo di Amenti, cioè non bloccano il permesso di evolversi a queste razze radici sulla Terra, gli lasciano la possibilità di evolversi, cosa che gli altri non volevano affatto, gli Anunnaki non ne fregava assolutamente niente, ma per evitare che corrompessero Tara, mettono una cosa che viene chiamata sigillo di Amenti, mettono un blocco nel primo filamento del DNA. Ogni filamento del DNA ha delle subfrequenze, immaginate un filo con 12 pallettine, sono dei mattoncini. Ecco, nel mattoncino numero 6 del primo filamento, che quindi ha poi un effetto di risonanza anche con il sesto filamento, in ogni caso mettono un sigillo, un blocco,
che serviva a evitare che loro, finché non avessero ristrutturato, rimesso bene a posto tutto il loro DNA, non fossero entrati in scambio anche con l'universo parallelo, eccetera, non potevano comunque superare, entrare nella sfera diamenti. Non potendo andare nella sfera diamenti, questo ha creato la morte. Infatti veniva chiamato sigillo diamenti. Cioè per la prima volta l'essere umano angelico non ha più la possibilità di trasmutare e di mantenere la sua coscienza, la sua identità, ma anche il suo corpo, seppure in una sorta di cambio di frequenza e di forma con sé, e quindi essere un essere immortale, diventa un essere mortale e comincia a dover fare dei cicli veri e propri di incarnazione per ricostruire tutti i vari pezzettini, mattoncini del DNA. Ogni incarnazione ne farà un pezzetto, poi deve farne sull'universo delle particelle e sull'universo dell'antimateria, quindi sull'universo parallelo, eccetera, eccetera. Quindi queste razze radici, da quel momento in poi incontrano la morte e quindi hanno anche un blocco nel tempo che fino a quel momento non esisteva. E quindi c'era già un bel problema, ma i problemi non finiscono qua, perché proprio in funzione di queste guerre elettriche, di questi scontri pazzeschi che ci sono stati, una parte degli Elohim ha avuto anche la bella pensata, durante le guerre, di spostare la sfera diamenti da il nucleo della Terra. Sapete che vi dicevo, sfera diamenti creava un tunnel spazio-temporale, ma era posizionata la parte di ingresso sulla seconda dimensione, sulla Terra. Bene, l'hanno spostato in quarta dimensione. In quarta dimensione è un altro universo, è un'altra densità. Quindi vuol dire che la Terra era senza più possibilità di accesso. Questo ha creato, oltre che un'altra mutazione genetica, ha creato un'altra problematica che conosciamo molto bene, cioè la perdita, la cancellazione della memoria. Il motivo per cui l'essere umano da quel punto non ha più potuto recuperare le sue memorie era perché il pezzo del campo morfogenetico che le conteneva è slittato, è stato spostato su un universo di una densità diversa. Per cui ovviamente è un po' come se quelle anime avessero perso la propria identità senziente. Non erano stati distrutti, ma non erano più recuperabili i dati, un po' come quando formattate il disco di un computer. E quindi si sono accumulate una serie di frammenti di identità legate ai Lemuriani, legate agli Atlantidei, che hanno creato identità caotiche, frammenti di memoria di incarnazione caotiche, che si sono andate a sovrapporre una sull'altra nel campo dell'aura, nel campo aurico, creando delle barriere, motivo per cui da quel momento in poi A si è cominciato a nascere e morire, B si è perso il collegamento con tutti gli altri piani, con tutte le memorie, e C, con queste barriere nel campo aurico, c'è stata una dualità esagerata, un senso di separazione delle cose esagerato, una separazione tra il corpo emozionale, il corpo emotivo, diciamo, il subconscio, il corpo mentale, la parte dell'ego e l'astrale, cioè tutte le dimensioni, la seconda, la terza e anche la quarta, erano completamente separate, invase da questi frammenti che non avevano più modo di stare insieme in un'identità individuale, ma venivano persi in giro. E così noi ci siamo ritrovati da essere entità che contenevano tutti gli aspetti in maniera fluida del proprio sé, ad avere compartimenti stagni e separati, un ego separato, il corpo astrale che non si sa chi sia e cosa fa e va per i fatti suoi, l'aspetto del subconscio che ovviamente fa la sua strada in una divisione mai vista prima, effetto proprio di
di questo spostamento. Quindi il sigillo della morte, il sigillo della mente ha creato la morte con questo blocchettino messo nel primo filamento del DNA, che ovviamente fa parte di quello che i nostri scienziati geniali chiamano DNA spazzatura. Spazzatura un cavolo, un blocco messo lì apposta ovviamente per creare delle situazioni. In più, come vi dicevo, il fatto di questa impossibilità di mantenere la memoria, di mantenere un'identità, ha bloccato in qualche modo l'evoluzione umana, e stiamo parlando, l'epoca di riferimento è 5 milioni e mezzo di anni fa, più o meno. E lì sarebbe dovuta rimanere fino a quando non si fosse riuscito a fare in modo che una razza sulla Terra, con tutte le sue incarnazioni, con tutta la sua perdita di identità e di memoria, riuscisse ad arrivare al quarto filamento in modo da creare un ponte con la sfera di Amenti in quarta dimensione. Insomma, una roba complicata. A questo punto abbiamo quella che viene chiamata la seconda semina. Tutto questo che vi ho raccontato è la prima semina dell'essere umano, ma l'essere umano viene riseminato grazie a un altro pianeta che farà da staffetta, da ponte, per poter rimettere in piedi questo esperimento. Io qua ovviamente mi fermo perché altrimenti vi faccio fondere il cervello, ma mi serve spiegarvi come alcune cose si ripetono in maniera costante e certi meccanismi continuano ad avvenire in modo da poi poter capire a che punto siamo oggi e qual è la chiave. È un po' come quando giocate a, che vi posso dire, un videogioco. Un videogioco che ha il suo modo di creare gli ostacoli, il suo modo di creare le problematiche. Se voi lo studiate nelle varie missioni, più ne siete esperti e più capite come funziona il sistema che lo genera, e a questo punto potete modificarlo e intaccarlo. Scopriremo, ma ne parleremo in una delle prossime puntate, che il film Matrix è molto vicino alla realtà, e questo pensano tutti di saperlo, ma forse nei termini in cui ve lo racconterò io potrebbe stupirvi, perché esiste molto, esiste una realtà che è molto più simile a un videogioco di quello che immaginiamo, e infatti la chiamiamo universo olografico, matrice temporale olografica, virtuale. Forse il fatto che Maya sia il mondo dell'illusione ha molto più senso di quanto mai ci siamo immaginati. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Un abbraccio. Ah, scusate, no, vi do appuntamento a domani con Claudio Crespina per un altro appuntamento di Astroanarchicamente parlando, e con me la prossima settimana. Aspetto tutti gli iscritti al corso sabato e domenica, sarà un piacere iniziare questo percorso esperienziale con voi, e tutti quelli che sono interessati alle conferenze scrivetemi su conference@backtotheorigin.org. Per i corsi invece info@backtotheorigin.org. Sul mio canale Telegram trovate tutte le indicazioni e anche in descrizione a questo video. Un abbraccio a tutti e buona serata.